In questo video vediamo 3 esempi per calcolare il dominio di una funzione logaritmica. Cominciamo con il primo esempio. Calcolare il dominio di questa funzione significa trovare i valori di x per i quali l'argomento del logaritmo è strettamente maggiore di 0. In questo caso si tratta di una parabola i cui zeri sono x uguale a 2 e x uguale a 3. La parabola è positiva per i valori esterni e quindi concludiamo che il dominio di questa funzione corrisponde all'intervallo meno infinito 2 unione intervallo 3 più infinito, con gli estremi 2 e 3 esclusi. Passiamo al secondo esempio. In questo caso abbiamo x meno x alla seconda maggiore di 0. Anche in questo caso si tratta di studiare il segno di una parabola con concavità rivolta verso il basso, i cui zeri sono x uguale a 0 e x uguale a 1. Poiché la parabola ha concavità rivolta verso il basso, il dominio della funzione corrisponde all'intervallo 0, 1, estremi esclusi. Vediamo infine quest'ultimo esempio e studiamo il segno dell'argomento del logaritmo. Allora, in questo caso conviene pensare a questa disequazione come coseno di x maggiore di meno x. Possiamo scrivere i grafici delle due funzioni y uguale cosx, y uguale a meno x e osserviamo che le due funzioni si intersecano in un punto che possiamo chiamare alfa, per cui concludiamo che x più cosx è maggiore di 0 per x maggiore di alfa. Possiamo quindi concludere che il dominio di questa funzione logaritmica è l'intervallo alfa più infinito, dove alfa è sicuramente un valore compreso tra meno π μ e 0.